È da poco più di un mese che mi domando tutti i giorni, ma c'è veramente un limite a quello che può fare Flux? A quanto pare no, e oggi vedremo come potremo utilizzarlo con ControlNet per fare qualcosa di incredibile. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Sembra non ci sia un limite a quello che può fare Flux. Ogni giorno ci sono novità, ci sono l'ora che escono, ci sono modelli annessi e a questo giro ne vedremo uno secondo me molto interessante. È legato sempre a ControlNet ma non con i soliti modelli Depth, Canny che abbiamo già provato con Stable Diffusion. Questo modello serve per fare l'upscaling e vi permetterà sia di fare l'upscaling ma anche di restaurare un'immagine un po' come su Peer, ma da quanto ho testato io con tempistiche molto più basse e risultati praticamente simili. Avremo comunque modo di utilizzare i modelli GUF perché questo procedimento chiederà un po' di VRAM, sia perché si usa Flux e sia perché si usa ControlNet, perciò non è avvicinabile tantissimo a chi ha poche giga di VRAM purtroppo, ma è possibile andargli un po' incontro sia con le risoluzioni e sia con i modelli GUF più adeguati. Ma andiamo a vedere su ConfUI come impostarlo e come generare con questo modello. Come tante guide partiamo da un modello da scaricare e in questo caso è di ControlNet legato a Flux 1 Dev. Questo modello ci permette di fare un upscaling ma volendo anche di restaurare determinate immagini. Qui sono molto estremizzate e fanno un po' capire quello che si può fare. Vediamolo a tutto schermo e vedete che partendo anche da un'immagine molto rovinata teoricamente si può arrivare anche a questo risultato. Non è semplicissimo avere un risultato che sia accettabile fino a questo punto. Secondo me è un po' un cherry picking questo esempio, però neanche così estremo perché riusciremo a fare risultati stile su Peer. Torniamo di qua, andiamo su File and Version e dovete scaricare questo modello qui. Fate clic dove c'è l'iconcina tipica di Hugging Face e lo mettete in download. Una volta scaricato vi consiglio di rinominarlo, per esempio copiate qua il nome così almeno sapete che questo modello è l'upscaler di ControlNet legato a Flux 1 Dev e dovete metterlo in questa cartella. Esattamente cartella di ConfUI, Models, ControlNet e io l'ho messo qui, nominato in questo modo. Fatto questo possiamo aprire ConfUI e se non avete idea di cosa sia ConfUI ho fatto una guida che spiega proprio da zero come utilizzare questa web UI assolutamente interessante per elaborare le immagini con la I, sempre in locale sulla vostra scheda video e che vi permetterà di entrare in questo mondo assolutamente interessante. Una volta fatto tutto questo o se avete già la web UI installata come sempre facciamo un manager e poi update all per essere sicuri di avere tutto aggiornato fra ConfUI e nodi vari. Per questo workflow io vi consiglio di usare i modelli GUF perché è abbastanza pesante sia Flux che l'aggiunta di ControlNet legato a Flux, perciò è consigliabile usare quelli che hanno un consumo minore di VRAM. Facciamo load e carichiamo il workflow che si chiama Flux ControlNet Upscale. Come sempre, una volta aperto, se non avete determinati nodi, vi farà la lista e ve li segnerà in rosso. In quel caso voi fate manager e fate Install Missing Custom Node. Qua vi fa l'elenco di tutti quelli che vi mancano, potete installarli e poi riavviate la web UI. A quel punto dovrebbe farvi vedere tutto correttamente. Quando ritornate sulla web UI fate sempre un refresh perché sennò di base vi mostra i modelli come li ho chiamati io e a caso di questo non vi farà elaborare successivamente, perciò fate refresh, lui fa questa nuova notifica e aggiorna tutto. Se non avete idea di cosa siano i modelli GUF ho fatto un'altra guida che spiega come utilizzarli sia su ConfUI che su Forge, in modo tale che potete capire in base alla vostra scheda video quale utilizzare, perché di base già Flux è molto pesante. Se aggiungiamo pure ControlNet e questo processo capite che i giga di VRAM iniziano a aumentare, perciò di conseguenza decidete qui quale GUF mettere, o se preferite il modello normale FP8, però io ho messo proprio il caricamento GUF perché è consigliabile usare un modello fatto così visto il carico di VRAM. E anche qui sotto se volete potete usare il clip normale e il T5 oppure caricare il GUF anche del T5. Qui è esattamente come era con gli altri procedimenti, cioè c'è il caricamento del modello, del clip, a seguire abbiamo il caricamento dell'ora perché potrebbe migliorare l'elaborazione finale. Questo per via del fatto
che se voi usate un LoRa che si avvicina all'immagine che state elaborando potrebbe aggiungere dettagli e migliorarla. Per esempio, se state restaurando una foto potrebbe essere utile usare per esempio Realism o altri LoRa che già di base danno quell'effetto. Io per esempio mi sono trovato bene con Realism e magari poi ve lo linko in descrizione, ma se per esempio state facendo un disegno forse è meglio mettergli un altro LoRa. Se state facendo una illustrazione e l'avete generata con un determinato LoRa, io vi consiglio di rimetterlo anche qua per fare in modo che aggiunga i dettagli sempre sulla stessa linea. Qua sotto abbiamo dove si carica l'immagine. Io ho messo questo nodo perché vi permette anche di modificare la risoluzione. Perché questo? Per via del fatto che non potete sparare a una risoluzione esagerata e scalarla di non so quante volte. C'è un limite comunque di pesantezza sull'elaborazione, dovete fare molta attenzione a questo perché sennò va tutto in crash e poi o si blocca o dovete fermarlo voi. Di conseguenza, se siete sicuri che la vostra immagine è già a posto, lasciate 0. Se non siete sicuri, qua gli cambiate i valori, l'altezza, la larghezza o mettete una risoluzione precisa. Questo nodo passa poi l'immagine a questo blocco che io ho come sempre raggruppato in un gruppo per fare in modo che si capisca meglio, e come sempre vi metto anche le note in modo tale che sia più intuibile come viene elaborato il tutto. Lui prende l'immagine e la porta in questo nodo qui e fa già un calcolo, cioè partendo da valori come larghezza e altezza e uno scale factor che gli diamo noi, moltiplica questi due dati per questo scale factor. Per esempio, se io metto 2, moltiplicherà per 2 il valore dell'altezza e il valore della larghezza, per avere poi un output che vediamo qua sotto. È vero che ci sono dei nodi che fanno automaticamente tutto questo, però secondo me così è molto più utile perché vediamo esattamente l'altezza e la larghezza calcolata e poi la applica successivamente dopo, vedendo anche una preview. E con questi dati che escono, volendo, si possono fare anche altre cose. Diciamo che secondo me c'è più controllo a farlo così. Io qui ho messo 1.5 e perciò moltiplicherà questi valori per 1.5 e poi vedremo qui cosa verrà fuori. Una volta che ha fatto questo calcolo, l'immagine che esce da questo nodo sarà della risoluzione che abbiamo visto qui, ma sempre con la stessa qualità perché non fa altro commentare solo la risoluzione. Questo reroute la manda in 4 punti diversi, ovvero il primo è quest'altro blocco qui sopra. Cosa fa? Lui utilizza il modello Florence 2 di Microsoft. Se non ce l'avete non preoccupatevi perché questo nodo qua andrà a scaricarlo automaticamente. Se avete una scheda video nuova qua potete mettere BF16, io ho lasciato FP16 di base perché così va su tutti. Prende l'immagine, la controlla e da solo ci crea un bel prompt senza quindi doverci mettere lì a scrivere il testo, di scrivere l'immagine. Lui automaticamente ci crea un prompt che vada bene per Flux. Questo prompt è un'anteprima, lui poi la manda ovviamente al Flux Guidance e insieme al negative che ovviamente rimane vuoto essendo Flux vanno entrambi a ControlNet che è questo blocco qua, ma andando poi a mettergli il modello upscaler che vedete è tornato come era prima perché ho fatto il refresh. Ricordatevi che una volta che fate il refresh di controllare che tutti i menu siano corretti, tanto comunque se fate i QE prompt poi fa un errore. Prende il positive che abbiamo visto prima, il negative, ControlNet è il modello che abbiamo appena visto, l'image è quella che dicevo prima, è quella iniziale semplicemente aumentata di risoluzione e poi ovviamente c'è il VAE che prende da Flux il suo tipico. Elabora tutto e manda il positive e il negative all'elaborazione. Questo valore qui influisce sull'elaborazione, non solo lui ma anche un altro che vediamo fra poco. Dovete un po' sperimentare in base al risultato, si varia da 0,60 a 0,40 solitamente. Io vi posso dire che in questa posizione ho sempre avuto buoni risultati, poi dovete vedere se agisce troppo o agisce troppo poco e variate in questo modo. Gli altri due non sono andato a cambiarli perché ho visto che non faceva effetti migliori. Fatto questo, come dicevo, andiamo al Keysampler che si prende il modello che se voi avete impostato il LoRa passa da qui, dopodiché abbiamo il positive e il negative che abbiamo appena visto e la latent image non è altro che l'immagine iniziale già aumentata di risoluzione perché ovviamente deve elaborarla alla risoluzione che vogliamo noi, che viene codificata e trasformata in una latent. Qui le impostazioni sono sempre le solite, gli step,
CFG, il sampler name, potete variare queste cose tranne il CFG e vedere un po' se la cosa vi migliora. Una cosa però è assolutamente da considerare insieme al valore dello Strect di ControlNet, e cioè il denoise. Se dovete restaurare un'immagine, mettetelo a 1, perché deve comunque cambiarla completamente, deve togliere gli artefatti, deve togliere le compressioni, tutto quanto, considerando però che andrà a stravolgere un pochettino il risultato finale, perciò non vi aspettate che un viso diventi realmente il viso di chi volevate voi. Cioè, se voi avete una foto vostra da piccoli veramente messa male e la fate passare qui, non vi aspettate che tiri fuori il vostro viso, perché lui non lo sa chi siete, non sa come elaborarlo. Potrebbe magari essere utile, se avete un vostro LoRa, farlo passare da lì, ma credo che nessuno di voi abbia un LoRa proprio, a parte alcuni che se lo sono elaborato. O se no, la cosa più intelligente da fare è fai l'elaborazione, sistemi l'immagine e dopo lo fai passare in Reactor e gli mandi la tua immagine. In questo modo sicuramente avrete un buon risultato. Altrimenti, se non dovete restaurare un'immagine ma è solo un upscaling di una generazione che avete già fatto, io vi consiglio di cambiare questo valore e metterlo massimo così, 0,25. Così aumenta l'immagine, aggiunge un pochettino di dettaglio, ma non ve la stravolge, non va a far cose disastrose, perché altrimenti vi cambia proprio le cose che ci sono dentro alla generazione che avete già fatto e sicuramente non lo volete. L'elaborazione poi è normale che ci metterà molto di più, perciò fate molta attenzione a questo valore che mettete qua dentro, non esagerate. Io vi posso dire che adesso con la 3090 sono arrivato massimo a 4000 per qualcosa, che non mi ricordo esattamente il valore, e così ci mette qualche minuto. Sopra non è un fatto di minuti, ma è un fatto di VRAM che viene occupata troppo, si blocca, inizia a rallentare tutto e probabilmente lasciarlo magari lo fa, però va in crisi perché satura la VRAM. Per questo vi dico attenzione al GUF che mettete, attenzione anche ai modelli del clip e a non esagerare troppo. Partite da risoluzioni basse e poi man mano capite se potete alzare o meno. Fatta questa elaborazione si va avanti e si arriva all'image comparer, cioè vi farà vedere l'immagine iniziale che voi avete messo senza l'aumento di risoluzione, proprio quella iniziale, confrontata con l'elaborazione fatta da Flux insieme a ControlNet e il modello per l'upscaling. Allora, detto tutto questo, facciamo una prova. L'immagine iniziale voi la vedete un po' più carina qua, ma perché è piccola. Adesso ve la faccio vedere com'è realmente, ovvero inizialmente è così, 3840 x 5760, e vedete che non è per niente a bassa risoluzione, potete osservarla bene, ve la faccio vedere bene. Oltre a questo ho anche scaricato quest'altra, che però l'ho scaricata a bassa risoluzione, che è a 640 x 427, e successivamente la prima che vi ho fatto vedere l'ho rimpicciolita e gli ho applicato un effetto di blur per peggiorarla, diciamo, non in modo estremo, ma comunque una foto che non sarebbe utilizzabile perché è sfocata, va bene, comunque a 1080 x 720. L'altra l'ho lasciato uguale perché era comunque piccola. Ora vi faccio vedere queste due immagini come vengono fuori dopo l'elaborazione. Qua mettiamo un 3 che, ricordatevi, è 1080 x 3 fa 3240 in larghezza. Adesso facciamolo elaborare e vediamo cosa ci tira fuori. Perfetto, ha terminato. Giusto per farvi capire vi dico due dati per farvi un'idea. Allora, come avete visto all'inizio, io qua ho caricato il Q8, che è quello più alto fra i GUF, e il T5 FP16. Con questi valori e considerando che ho elaborato a questa risoluzione, mi ha occupato circa 21 GB di VRAM. Se avete poca VRAM dovete scendere sul Q5 e magari usare anche nel T5 un GUF in modo da andargli incontro. Anche aggiungere il LoRa comunque appesantisce, perciò se vedete che sale troppo la VRAM potrebbe essere buona cosa magari non mettere il LoRa, ma dovete fare tutte le prove in base alla vostra scheda video. Detto tutto questo, ha elaborato, ci ha creato questa immagine e vediamola a confronto. Allora, qui vediamo quella iniziale che non ha neanche la risoluzione aumentata, e passando il mouse potete vedere che è intervenuto e ci ha fatto questa sistemazione che vedete è molto interessante. Una cosa che effettivamente fa strana sono queste linee. Vedete che ci sono delle linee che appaiono e non ho capito come mai le fa, ma ho capito che è una specie di bug che fa Flux e alcuni cercano di spiegare come toglierle, come evitarle, ma non ho visto applicazioni utili per evitare queste linee qua. Però comunque sia, non sono sempre così, e in ogni caso, volendo una sistematina
VRAM la si può dare successivamente, però potete vedere che recupera molti dettagli dell'immagine stando abbastanza vicino a quello che era l'immagine in sé. Come dicevo prima, il viso non sarà su, perché vedete che è abbastanza diverso, ma neanche così distante. Ha comunque recuperato buona parte dei dettagli. Ora proviamo con un'immagine piccolina, quella che avevamo visto prima, che è questa. Non gli ho applicato una sfocatura, però questa è molto più piccola, perciò possiamo dirgli moltiplicamela per 5. Proviamo a farlo elaborare, vediamo con un circuito così cosa viene fuori, lasciando sempre tutto uguale. Vedete qui ci ha messo 6 minuti e 58 secondi, si apre il terminale, nel K-Sampler ci ha messo 5 minuti e 43 per un totale di quello che vediamo qua sopra, che sono 417 secondi. Adesso facciamo una prova con questa. Ha completato l'elaborazione, ma vi dico una cosa che mi è successa proprio in diretta adesso. Praticamente una cosa che ho notato è che la VRAM rimane molto occupata con questo workflow, probabilmente perché mantiene in memoria tutti questi modelli, e con l'avvio di questa elaborazione mi è andato un po' in pappa, allora l'ho bloccato e ho abbassato la risoluzione. Io vi ricordo che sto usando il Q8, che è comunque molto pesante. Teoricamente questa cosa non dovrebbe succedervi se diminuite di qualità e andate su altri modelli. In ogni caso ho riaperto ConfUI, ricaricato il workflow e l'ho fatto ripartire. Questa è l'immagine iniziale, che è ovviamente ingrandita perché è 640 per qualcos'altro che non mi ricordo quant'era. L'immagine elaborata è a 2560 x 1708, cioè moltiplicato per 4 volte il valore iniziale. E vediamo come ha recuperato i dettagli. Vedete che comunque fa un lavoro assolutamente incredibile. È ovvio che se zoomiamo tanto vediamo che è un po' pasticciato, però non possiamo neanche pretendere tantissimo. Lui tutto sommato cerca di fare quel che può partendo da questa immagine e trasformandola in qualcosa che può essere utilizzato. Se poi voi lo diminuite un po' di risoluzione recuperate ancora più dettagli. Poi in generale vedete il logo di Raspberry Pi l'ha fatto praticamente giusto, un po' tutto tranne HDMI che ha scritto un'altra cosa. Vabbè, però tutto sommato vedete che la qualità è incredibile. Se penso a quanto ci mette su Peer a fare lo stesso risultato più o meno, è enormemente molto più veloce. Questo in 3 minuti e 44 è riuscito a farmi un ottimo risultato tutto sommato. Se invece carichiamo un'immagine, per esempio di una elaborazione, come questa che ho fatto su Flux, io non voglio che me la stravolge, voglio solo che dalla risoluzione di Flux, che comunque era tipo 800 x 1000 qualcosa, me la ingrandisce e me la trasforma in una bella immagine. Allora 4 è un po' tanto qua, gli posso dire, facciamo 2,5 giusto per fare una prova. Sì, forse la cosa negativa è che cosa verrà fuori lo saprete solo una volta che premete QE prompt, però potete anche premerlo subito e fare cancel in modo tale che avete la risoluzione a cui andrà, o altrimenti vi armate di calcolatrice e calcolate la lunghezza e la larghezza. È anche vero che magari potreste voler solo sistemarla, perciò qui lasciate 1 e se fate 1 lui fa la stessa risoluzione e passa automaticamente all'elaborazione. In questo caso dovremmo starci, vediamo se non ho esagerato, altrimenti lo abbasso dopo. Gli lascio sempre realism perché comunque è un'immagine reale, quindi mi va bene che faccia un LoRa sui dettagli realistici. Anche qua potremmo giocare su questo valore, ma per il momento lo lascio su 0,60, mentre questo valore devo cambiarlo. Allora quanto cambiarlo? Io se devo fare solo un upscaling solitamente lo tengo veramente basso, qualcosa come 0,05. Non voglio che me la modifichi in nessun modo. Se invece volete che nel fare l'upscaling aumenti un po' il dettaglio e cambi qualcosa, aumentate questo valore, ma considerate che interviene molto appena aumentate di un poco, perciò già mettere 0,30 vi cambia tanto l'immagine. Magari fatele con un valore qua basso in modo tale che non lo mettete in crisi troppo e nel momento in cui trovate il valore che vi piace aumentate questo e lasciate il denoise come lo avete impostato qua. Adesso io lo faccio elaborare, vediamo che non mi spara una risoluzione esagerata e vediamo cosa fa. Ha completato e direi di sì, che mi sono accorto che c'è un problema se si fanno più generazioni una dopo l'altra ed è legato al fatto che il modello rimane in memoria, vedete che occupa tantissimo, e il problema è che quando andate a fare QE prompt, quando va a questo livello si imballa completamente. Quello che vi consiglio, se dovete fare più upscaling, chiudete ConfUI e riapritela in modo tale che lo costringete a ricaricare tutto. Non è un fatto di risoluzione alle volte, ma è un fatto che va a sovraccaricare la VRAM e si blocca completamente. Ma ho visto che si blocca qua soprattutto dopo Florence.
magari la problematica è legata al modello che carica. Comunque ho fatto la sua elaborazione e vediamo, questo è quello originale e questa è quella upscalata. Vedete che ha mantenuto la maggior parte dei dettagli, la foto è sempre la stessa, solo che adesso è a 2240x2880. In questo modo non vi stravolge l'immagine iniziale se volete fare solo un upscaling. Il caso vuole che mentre creavo questo video sull'upscaling sono stato contattato dal team di The Answer, che mi ha proposto di provare il loro plugin sia in versione video che in versione foto e dare una mia opinione e proporla a voi. Io l'ho sperimentato un pochettino prima e ho pensato che fosse proprio la guida giusta dove inserirlo, perché una volta che uno fa un upscaling solitamente pensa alla stampa e quando si passa da una generazione alla stampa, secondo me un minimo di post produzione bisogna farla. Noi andremo a vedere il plugin versione Photoshop, ma in realtà è possibile utilizzarlo in tanti altri programmi che vedremo dopo e vi permetterà di applicare, chiamiamoli dei filtri, ma in realtà sono tante impostazioni per ricreare l'effetto delle pellicole degli anni passati, quando si scattava in analogico e c'era un effetto molto più profondo sulle foto che facevamo. Ma andiamo a vedere com'è il plugin, come viene usato in Photoshop e che risultati dà. E allora partiamo direttamente dalla pagina ufficiale di The Answer, questo plugin per diversi programmi che essenzialmente vi permetterà di dare un effetto o alle foto o ai vostri video come delle pellicole famose. Ci sono un sacco di esempi, un sacco di materiale che potete vedere e anche confronti per capire meglio che impostazione utilizzare, e secondo me può essere veramente utile per chi non ha molta confidenza col color grading ma vuole avere dei bei risultati, perché alle volte riuscire a replicare l'effetto di una pellicola non è facilissimo. Bisogna seguire molti tutorial, bisogna essere un po', non dico del settore, ma comunque avere idea di cosa si sta facendo, e un plugin così può sicuramente aiutarvi. Appena aprite il sito principale vi fa vedere subito le features, tutto quello che potete fare con questo plugin, ma ci sono anche le versioni per cui è disponibile e al momento c'è sia per DaVinci, per Final Cut, After Effects, Premiere, Photoshop, Lightroom e Capture One Pro, ma lo trovate anche su iPhone, iPad e anche online. Infatti se andiamo in Products vedete che ci sono le varie versioni e scegliete quello che volete voi. Il Pro ha praticamente dentro tutto, o se no potete andare su un singolo effetto in particolare. Il team di The Answer mi ha dato la possibilità di provare sia la versione di DaVinci che la versione di Photoshop e oggi vedremo quella legata a Photoshop per poter migliorare le nostre generazioni. Come potete vedere è un plugin a pagamento, c'è anche per Affinity, che forse non l'ho detto prima, e per i vari sistemi operativi. Qua vi dice i requisiti tecnici. Se avete Windows potete usarlo sia con una scheda video Nvidia ma anche con una scheda video AMD usando le OpenCL. In questo caso che usiamo Photoshop, richiesta la 2019 in poi. Potete acquistarlo a vari livelli, diciamo, o la licenza per sempre oppure per un anno, per 6 mesi, per 3 mesi, o comunque sia c'è anche il demo se volete provarlo. Se andiamo in media vediamo che ci sono un sacco di esempi per farvi un'idea di cosa fa questo plugin e ci sono anche i tutorial ufficiali sia su quello per esempio DaVinci che quello per il fotoritocco, ma soprattutto se andate in Learn ci sono tutti i manuali che spiegano, ma adesso vediamo in dettaglio. Allora ci spostiamo su Photoshop e io ho già aperto l'immagine che ho fatto l'upscaling prima, vedete adesso è a 2240x2880. Ovviamente qua potete fare tutti gli effetti che volete prima, per esempio gli posso anche dare una curva, gli dico una cosa semplice, gli dico vai in automatica, gli dà un po' più di profondità. Prima di tutto magari mettiamolo come smart object, perché in questo modo se gli applichiamo un filtro potremo attivarlo o disattivarlo come vogliamo. Facciamo filter e facciamo The Answer e The Answer Film. Io come dicevo prima ho la versione attivata a pagamento, ovviamente quando lo aprite poi vi chiederà di scaricare i film profiles e a me vede già la mia scheda video ovviamente. Una volta che li ha scaricati voi avrete i films, cioè le pellicole, potete scegliere quelle che preferite e i vari profili. Come vedete ce ne sono veramente tante, se siete esperti di pellicole potreste rimanere affascinati da quante ne hanno messe, e lui sotto vi porta automaticamente all'anteprima, perché quelle che vedete qui sono essenzialmente quelle che vedete qua sotto e potete già farvi un'idea. Qua sopra abbiamo il clip se qualcosa sta andando oltre, e in questo caso no, perché non sta sparando l'immagine, perché altrimenti vedreste delle zone blu
blu, e possiamo aprire l'istogramma qua sotto e vediamo come è messo. Possiamo vedere il prima e il dopo, come è intervenuto, e qua a destra abbiamo tutte le impostazioni che possiamo attivare e non sono poche. Ovvero abbiamo l'esposizione, se vogliamo intervenire in qualche modo. Vedete che non è solo una variazione dell'esposizione, ma modifica anche di conseguenza determinate cose. La temperatura, il tint, lo so che è in inglese, magari può non piacere a tanti, però considerate che queste impostazioni sono abbastanza simili a tante altre che ci sono già in tanti altri programmi, quindi alla fine vi trovate. Qua se lo attiviamo possiamo aumentare il contrasto, è tutto molto semplice da settare. Il gamma, se vogliamo aggiungere un po' più di colore, fill compression. Poi non è detto che dovete attivarli tutti, perché magari non vi serve, lo disattivate, e se fate dei cambiamenti fate quest'icona qui e torna come era originariamente in base al profilo che avete scelto. Se volete aumentare un po' più il nero, il punto di bianco, solitamente i profili che vi mettono già loro vanno più che bene. Poi a ogni profilo è applicato spesso un profilo di stampa per dare l'impressione che sia ovviamente una foto stampata, perciò se voi qua poi lo cambiate potete mettere altre tipologie di stampe. Per esempio mettiamoli un Fujifilm e leggermente cambia. Anche qui potete andare a toccare questi valori, è tutto estremamente modificabile e capite che è molto interessante, perché se dovete farlo voi in Photoshop è un bel lavoro e non è detto che arrivate a un bel risultato, perché questo tutto sommato è estremamente realistico, sembra veramente una foto tipo anni 70. Il film grain è già attivato e potete anche dirgli gli ISO, cioè possiamo dirgli per esempio un 65 mm ISO 50 oppure ISO 500, ovviamente aumenta la grana. Possiamo dirgli un 8 mm ISO 500 e così aumenta in modo esagerato. Potete fare un po' le combinazioni che più vi piacciono. L'highlightation è quell'effetto bagliore che alle volte c'è, non è proprio un effetto bagliore, è una specie di alone, chiamiamolo, che crea alle volte con delle luci. Forse qua non si vede perché non c'è una luce in risalto. Se vi mettete davanti una lampada forse è più facile che si noti. Vediamo qua, forse lo metto in modo molto, ecco, qua si vede, vedete questo effetto qua? Con questo plugin riesce a mettervelo in modo un po' più particolare. Ecco, usando il no ramjet lo applica anche se non è molto visibile. È più da usare se ci sono tipo il tramonto, ecco, se fate foto col tramonto magari lì viene un pochettino più in controluce, cose così, senza esagerare perché sennò fa un effetto incredibile. E poi c'è proprio il bloom che è forse più un bagliore, che ovviamente poi sarebbe da fare tutto in linea, perché anche se non è detto alla fine uno può fare un effetto che vuole. Però capite che questa era l'immagine iniziale, carina, particolare sì, ma se poi volete fare una cosa più artistica questa sembra proprio una foto vera e propria. E il film damage è se volete metterli proprio, capite, questo effetto qui, oppure un pochettino di più, quei graffi da fotografia lasciate un po' nel cassetto che si è un po' danneggiata nel tempo. Abbiamo l'overscan per mettere degli effetti così, però possiamo fare tipo in questo modo se volete mettere una roba del genere, o possiamo metterla anche in orizzontale. Vi fa fare tante cose, non è male come plugin. E oltre a questo poi possiamo mettergli anche la vignettatura che l'ha già messa lui. Ma oltre la parte con i films, che sono effettivamente le pellicole in sé, oltre a tutte le impostazioni che potete cambiare qua a destra, ci sono i presets, che sono una combinazione di pellicole più altri piccoli settaggi già impostati. Sono fatti dal team di The Enhancer. Alcuni sono un po' particolari perché non sono solo l'applicazione della pellicola, ma anche alcune impostazioni sempre qui sulla destra un po' più ottimizzate per dare effetti particolari. Vedete, sono un mix delle pellicole più altre particolarità. Potete crearlo uno nuovo, potete importarlo, potete esportarlo e anche cancellarli, e potete scegliere un po' come volete voi. E credo che questa cosa venga aggiornata ogni tot, perché si possono aggiornare facendo update. Lui si collega al sito e controlla che siano tutti sincronizzati. Probabilmente ogni tot anche The Enhancer aggiunge qualcosa di interessante. Ma se non avete Photoshop o comunque uno dei programmi elencati fra quelli compatibili, volendo potete andare sul sito. Esattamente qui è la parte online che vi linko anche in descrizione. Voi caricate l'immagine, lui fa l'upload e dopodiché è essenzialmente la stessa cosa che avete
nel plugin su Photoshop con tutti i nomi di tutte le varie pellicole e i vari preset, che ne so, impostiamone uno, carica un attimo, poi vi fa fare tutte le varie impostazioni. Ovviamente non è come Photoshop, però potrebbe essere utile per chi non ha necessità di avere un programma intero ma deve solo applicargli questa color grading e questi effetti, e potrebbe tornare utile. È incredibile come il modello di Flux sia così dinamico e capace di applicarsi a un'enormità di contesti. Possiamo generare delle immagini fantastiche, possiamo applicargli dei LoRa incredibili e con ControlNet sembra quasi che sia possibile andare oltre a quello che abbiamo già fatto con Stable Diffusion. I risultati non sono sempre fantastici perché dipende un po' come lo impostate, però dopo un po' che ci prendete la mano vedrete che riuscirete a recuperare anche immagini piuttosto messe male. Ma se il vostro fine è solo fare un upscaling e migliorare leggermente l'immagine, questo flusso è sicuramente molto meglio che un upscaling normale tramite il tipico nodo col modello caricato, che secondo me il più delle volte dà un risultato abbastanza brutto a vedersi. Non è leggerissimo perché adesso io con la 3090 vedo che prende veramente tanti giga di VRAM. Partite con i GUF bassi. Se riuscite comunque a elaborare, perché magari passa sulla RAM, allora provate a salire un po' di qualità e vedete quanto cambia. Io vi posso dire che ho fatto un test fra il Q4 e il Q8 ed effettivamente viene molto meglio col Q8. È graduale, perciò scendete poco alla volta e vedete fino a che punto è possibile farlo con la vostra scheda video. Spero vi sia piaciuto anche l'uso del plugin, perché mi è stato chiesto di provarlo, io l'ho trovato interessante e ho voluto proporvelo. Sicuramente sono risultati che una persona molto brava su Photoshop potrebbe rifare senza tanti problemi, però non è neanche un plugin così banale, perché se lo provate bene vi ricrea degli effetti veramente particolari e belli che, se stampati, possono dare veramente l'idea di una foto anni 70, anni 80, molto particolari, che danno sicuramente più profondità a una generazione normale fatta con Flux. Poi ovviamente se usate un LoRa che ricrea un determinato effetto come quelle pellicole, sicuramente vi avvicinate di più a quello che può ricreare il plugin, però da come avete visto il video ci sono tante impostazioni che si possono modificare. E cosa molto interessante, se vi può interessare, usando questo codice potrete avere uno sconto del 10% su qualsiasi prodotto, ad esclusione dell'app per iOS, mentre per tutto il resto è utilizzabile. Se non vi siete ancora iscritti, allora iscrivetevi, commentate se avete qualche dubbio, se avete qualche domanda riguardo a tutto il processo e magari se sapete consigliare un GUF in particolare in base ai giga di VRAM che utilizzate. Ma non dimenticatevi che c'è sempre il server Discord, dove parliamo in modo più ampio di questi argomenti, dove è possibile fare più domande, condividere le generazioni e tutto quanto. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!